don't wanna date me. Maybe they don't all hate me. Maybe it's vibes, maybe it's time, maybe it's something lately. Maybe you don't understand me, you don't know how to take me. Maybe it's real, yeah, it's not so crazy, not so hasty. Maybe it's fine, maybe it's something divine, oh yeah. Oh yeah, maybe it's fine, maybe it's something divine. Yeah, something, something divine. You think you know everything, you can't tell what time will bring. You know what I adore, never cared about no ring. We smile in the moonlight now, just hand in hand. Hearts never been this happy, yeah, when it really ran. Tables flipped and span, holiday still got time. I'm away drinks with Dan, we got things as planned. And we do this daily, you know we're locked in, man. And we do this daily, yeah, following that bigger plan. Maybe it's fine, maybe it's something divine, oh yeah. Something divine, oh yeah. Maybe it's fine, maybe it's something divine. Ok, quello che state per vedere è un video particolarmente tecnico. E un video tecnico è un po' che non ne faccio, non ne ho fatti pochissimi qui sul canale perché lavoro molto, cioè facendo i documentari e facendo produzione video, queste sono cose che pian pianino nel corso degli ultimi 5-6 anni ho imparato e c'è stato un problema nel corso di questi 4-5 anni che mi ha costantemente afflitto. Qual era questo problema? Mantenere una coerenza visiva tra camere diverse. Riuscire a mantenere poi la stessa tipologia di pasta, di colore all'interno del documentario pur utilizzando riprese diverse è una cosa, credetemi, molto molto complessa. Partiamo da un concetto però molto semplice. Quello che state vedendo è il panel color, il pannello color di DaVinci Resolve. Tutte le immagini che voi vedrete in questo momento sono immagini prese dai vari documentari che ho girato in questi anni, ma soprattutto sono immagini che non hanno subito alcun tipo di post-produzione ad ora. Adesso lo faremo insieme. Cosa vuol dire? Qui in alto, qui nella pagina dei nodi, voi vedete una color space transformation, in questo caso sono camere cinema, tra l'altro io ve lo dico subito, sto utilizzando per questa prova una Sony A7 IV che è la camera che ho utilizzato in Giappone, una Sony FX2 che è quella che ho utilizzato invece per Scendo giù la bici, un drone, il Mavic DJI Mini 3 Pro, Giappone, Scendo giù la bici, ma anche Patagonia, vabbè in questo caso non ho preso Patagonia, poco importa. L'iPhone 17 Pro Max, perché l'iPhone 17 Pro Max gira in log, quindi anche l'iPhone mi ha dato la possibilità di verificare la bontà di questo plugin. Vi dicevo, tutte queste clip, vi lascerò sempre la scritta in modo che sappiate su quale camera sto lavorando, come vedete nella zona della produzione dei nodi hanno sempre un color space transformation da Sony S-Gamut Trecine, in questo caso perché è una 7.4, in questo caso è un drone, quindi un Rec 709, vediamo se riesco a beccare, eccolo qua, all'iPhone 17 Pro Max che è un Rec 2020 e un Apple Log. Tutte queste camere hanno il CST in trasformato in output in DaVinci Wide Gamut. È molto importante fare questo passaggio all'inizio. E tutte queste camere, come vedete, non hanno alcun tipo di modifica colore, cioè nel senso che a parte la in e a parte l'out, che in questo caso io ho chiamato RIN e adesso vi spiegherò perché l'ho chiamato RIN, non hanno alcun tipo di modifica, adesso lo faremo insieme. Perché ho chiamato RIN e questa cosa la ritrovate in tutte le tipologie di camere che io ho utilizzato? Perché anziché trasformare il vostro profilo colore in Rec 709, cioè Rec 709, che appunto è l'output che di solito utilizziamo tutti, e in Gamma 2.4, che anche lì è l'output Gamma che viene utilizzato solitamente per vedere in qualsiasi televisore, in qualsiasi schermo, è molto importante che trasformiate le vostre singole clip in Arri Wide Gamut 4 e in Arri Log C4. Perché? Perché io ho preso tutte queste clip qui, che vedete, eccole qua, vedete che c'è questo simbolino piccolo qui in basso, vuol dire che le ho spostate tutte in un gruppo che ho chiamato Arri Gruppo. Che cosa succede in questo gruppo? Eccolo qui. In questo gruppo l'Arri Film Lab ha bisogno che voi gli mandiate, appunto, come abbiamo visto prima, un Arri Wide Gamut 4 e un Arri Log C4, perché nel Film Lab, eccolo qui,
voi potete scegliere appunto che tipologia di spazio colore gli state dando in pasto. In questo caso, l'abbiamo visto poco fa, io gli ho dato un Wide Gamut 4 C4, quindi nel Filmlab, che in questo momento è disattivato, vedete questa qui è grigia, adesso l'ho attivato ma lo faremo insieme dopo, è importante che voi abbiate la stessa tipologia di profilo colore che gli avete dato nell'ultima CST Out. In questo caso tutto coincide perché è un C4, un Arri Wide Gamut 4, lo ripeto, così come accade in Sony FX2, in drone, anche qui vedete il drone, l'out è sempre 4. È molto importante che voi modifichiate, anzi eseguiate un bilanciamento del bianco corretto per ogni singola clip prima di applicare il Filmlab. Cosa vuol dire? Io l'ho fatto prima per evitare che questo video diventi da 27 minuti. Prendiamo la prima clip, questa è una clip che ho girato quando siamo andati in Patagonia, trovate il documentario Tratti Patagonia qui sul canale. Questa è un'immagine log, così come viene fuori anzi non è un'immagine log, è un'immagine modificata semplicemente in Rec 709, questa è l'ultima parte del nodo, come vedete, da Arri Wide Gamut, l'ho trasformata in 709 in gamma 2.4. Cosa vuol dire? Che non ha subito alcun tipo di modifica, cioè non ha bilanciamenti del bianco, non ha neri, non ha contrasto, non ha densità colore, nulla. Questo processo io l'ho fatto prima, appunto. Adesso vedrete, nel momento in cui si inizia a modificare il bilanciamento, l'esposizione in questo caso, il bilanciamento del bianco, questo è più corretto, questo come potete vedere, spero si veda, tende molto di più al verde, mentre questo è più corretto. In questo caso la densità non ha alcun tipo, e voi fate questo processo, adesso lo faremo velocemente, per ogni singola clip, quindi rendete le singole clip normalizzate, chiamiamole così, cioè le trasformate in un bilanciamento del bianco corretto. Oddio, scusate, ecco. Adesso che ho fatto quindi tutte le singole clip, ve le faccio vedere velocemente, vedete? Oh, questa è l'unica che non è stata ancora fatta, scusate. Adesso che ho modificato, ma allora che succede qua? Perfetto. Adesso che ho modificato tutte le singole clip, cioè gli ho dato un bilanciamento del bianco corretto, un'esposizione corretta, un contrasto corretto, quindi le immagini sono pulite, sono così come bisognerebbe vederle se voi non decideste di applicare alcun tipo di modifica, impronta artistica alle immagini. Ve le faccio scorrere velocemente. Ok? Una volta che voi avete fatto questa cosa, nel momento in cui andate ad attivare il Filmlab, e adesso vi spiegherò che cos'è, noterete istantaneamente che, ve lo faccio vedere a tutto schermo perché ragazzi è veramente una figata, tutte le clip, pur essendo girate da dispositivi diversi, da camere diverse, in giornate diverse, tutte le clip acquisiscono una coerenza visiva che è impressionante. Ve la spiego velocemente. Perché ve la spiego velocemente? Perché quella che state vedendo è una delle tante configurazioni possibili. La cosa più impressionante è che voi avete la possibilità di scegliere la pasta, la grana che potete inserire all'interno delle clip. Questa è una 50. Guardate come cambia la differenza da 500. Vedete che c'è molta più pasta, c'è molto più grana, e questa grana non solo può essere scelta in base alla tipologia di pellicola, ma anche con questa intensità. In più, inoltre, avete l'opportunità di scegliere 1, 2, 3, 4, 5 preset, ed ognuno di essi è già pronto per essere utilizzato. Adesso stiamo utilizzando chiaramente, e da lì potete decidere l'intensità di questo preset. Premiere, ve li faccio vedere tutti. Classic, Live, Reversal, Bleach Bypass. Vado un attimo sulla timeline e vi elimino istantaneamente questo per farvi vedere ancora di più. Guardate, cioè girate in momenti diversi, con una luce diversa, all'interno, all'esterno, in Patagonia, in Giappone. Sono 2 settimane che sto qua a fare sti test. Guardate qua, questo è il Premiere.
Vi faccio anche andare un po' la clip, così vi rendete conto che sono clip tra l'altro non utilizzate, quindi la qualità non è proprio delle migliori, sono veramente buttate su. Guardate qua, guardate, pazzesco. Niente, mi fermo qui perché appunto sta diventando un video lunghissimo. Spero che questo video sia stato utile. Per qualunque cosa lasciate un commento e grazie per avermi ascoltato fin qua.